Oggi vi faccio vedere come preparare pak choi con salsa mantecata. Una verdura origine cinese, viene usata spessissimo anche in Giappone. Noi la chiamiamo chingensai. Potete trovarla in un negozio di alimentari orientali e in ultimi anni ogni tanto la trovo anche al fruttivendolo del mercato o in qualche supermercato qua in Italia. Gli ingredienti sono pak choi, salsa di soia, salsa ostriche, olio di semi, olio di sesamo, zucchero, sale, fecola di patate, aglio e fili di peperoncino. Questa è una ricetta da 2 o 3 porzioni. Abbiamo un spicchietto di aglio e tritiamo. Abbiamo 2 pak choi che pesano totale 380 grammi. Togliamo ogni singola foglia in questo modo che potete vedere. La parte centrale non la usiamo per questa ricetta perché le foglie sono troppo piccole e le useremo per fare una zuppa casomai. Le foglie che abbiamo tolto le mettiamo nella ciotola e le laviamo bene sotto l'acqua corrente. Abbiamo una padella wok capiente e prepariamo l'acqua calda abbondante. Quando comincia a bollire l'acqua, aggiungiamo un cucchiaino di olio di semi e mettiamo le foglie di pak choi tenendo con la mano parte verde in modo da lasciarle prima solo parti bianche che hanno più spessore e richiede più il tempo di cottura. E lasciamo così circa per 2 minuti. Dopo circa 2 minuti possiamo lasciare anche parte verde e lasciamo altri circa 1 minuto e mezzo. Lasciandole con l'acqua calda e un po' di olio possiamo ottenerle lucide e avranno bel colore verde vivace. Dopo totale 3 minuti e mezzo di cottura prendiamo una foglia e le mettiamo sul tagliere, puntando con il coltello controlliamo se è cottura giusta. Deve rimanere leggera croccantezza parte bianche. Mi raccomando, non lasciate troppo. Le mettiamo sul bel piatto capiente e sgoccioliamo bene l'acqua. Questa acqua possiamo considerare come il brodo per fare il risotto o per fare la zuppa. Ma mettiamo da parte solo 150 ml di questa acqua che useremo per fare la salsa. Non serve lavare la padella con l'acqua, ma puliamo con la carta assorbente. Mettiamo tritato di aglio e mezzo cucchiaio di olio di semi e mezzo cucchiaio di olio di sesamo. Accendiamo il fuoco basso. Quando comincia a avere il colore di leggera doratura, aggiungiamo 150 ml d'acqua che abbiamo usato per lasciare pak choi e mezzo cucchiaino di zucchero, un quarto cucchiaino di sale, un cucchiaio di salsa di soia e un cucchiaio di salsa ostriche. Mescoliamo. Dopo che abbiamo cucinato per 1 o 2 minuti, spegniamo il fuoco e mettiamo 2 cucchiaini di fecola di patate sciolti con 2 cucchiaini d'acqua, un po' alla volta mescolando bene. Tutti gli ingredienti, le dosi, come al solito, lascio anche nella descrizione. Riaccendiamo il fuoco medio-alto, facciamo bollire e cuciniamo la fecola di patate e addensiamo bene la salsa. Non dimentichiamo di mescolare continuamente per non creare delle palline di fecola di patate. Dopo 2-3 minuti abbiamo la salsa bella addensata e mettiamo sopra pak choi. Alla fine mettiamo un nido di fili di peperoncino. Ecco, il nostro pak choi con salsa mantecata è pronta. Pak choi assomiglia alle coste e la cicoria, ma molto più profumata delle coste e non ha il gusto amarognolo come la cicoria. Per questo che è molto adatta per fare la zuppa, è conosciuta anche come una di guarnizioni del tantamen, il ramen piccante con la salsa di sesamo. Nella mia video ricetta di tantamen sto usando gli spinaci, ma al posto degli spinaci possiamo utilizzare anche pak choi. Chi è vegetariana o vegana, al posto delle salsa ostriche metterete mirin.
Questo video termina qui. Se vi ha incuriosito questa ricetta mettete un like e iscrivetevi al mio canale, potrete scoprire tante altre ricette giapponesi. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Ci vediamo presto con prossima video ricetta. Ciao a tutti!